Salve a tutti, io sono il maestro Enrico Randi e quello che avete appena visto è il movimento che si chiama Shan Qi Xin, che è il movimento numero 18 della forma Dao Qilong, da me autocomposta, estraendo i movimenti dalla Lao Jia Yu. Bene, allora siamo arrivati al movimento numero 17, cioè Di Long, che potete trovare ovviamente nella playlist, dove spiego i movimenti della forma, e siamo arrivati qui, no? C'è Di Long, c'è Di Long, si arriva qua, ok. Poi i pugni si aprono, diventano mano aperta. Nel frattempo faccio un passo avanti, un passo vuoto con il piede destro, quindi appoggio solo con la punta. Il 90% del peso rimane sulla gamba sinistra, il 10% del peso circa è sul piede destro, quindi la stragrande maggioranza del peso rimane sul piede destro quando avanzo così. Intanto unisco le mani, incrocio le mani in questo modo, ok? Quindi coordino questi movimenti di aprire le mani, andare avanti col passo. Il passo va fatto circa rimanendo alla larghezza delle spalle, non si fa troppo corto e neanche troppo stretto e neanche troppo largo, si rimane circa alla larghezza delle spalle, leggermente, come potete vedere, leggermente avanzato. Leggermente, cioè non qua, altrimenti mi disasso, leggermente avanzato, un po' leggermente avanzato, ok? Così. Ovviamente la postura è sempre quella, chiamiamola postura Tai Chi, che ho spiegato varie volte in altri miei video, Kochijin dentro, Bai Kuei verso l'alto connesso col cielo, gambe leggermente piegate, Kochijin dentro, che ci garantisce la connessione col suolo e col cielo, in maniera che il nostro corpo possa fare fluire il Qi dal cielo alla terra e viceversa, tramite il respiro. Ok, Dao Qilong, avanzo e arrivo qui. Ok, qui c'è questo movimento, cioè praticamente ruoto tutti e due i palmi in avanti e nel frattempo quando colpisco, quando vado avanti, il tallone batte in terra, ok? Prima c'ho il tallone sollevato, poi batto. Le mani e le braccia non sono mai, durante tutta la forma, durante tutte le forme vorrei dire, anzi diciamo nella pratica del Tai Chi in generale, qualsiasi stile, le braccia non sono mai distese, diciamo in maniera da usare forza per doverle distendere, ma sono distese, ma senza dover utilizzare la forza per distenderlo ulteriormente, quindi al massimo della loro distensione, quello è il massimo che possa arrivare. In questo caso e anche in altri casi non sono estremamente distese, perché la mia forza in realtà è vicina, la mia forza è vicina. Là lontano ormai la mia forza, man mano che mi allontano dal punto centrale dove ho la mia forza al 100%, la mia forza diminuisce e sono già troppo lontano, oppure troppo vicino anche, quindi c'è una distanza che normalmente è, diciamo, le braccia a tondo, non ho gli spigoli né in un modo né nell'altro, ok? Le braccia sono tonde, ecco, questo. Quando si fa un Fajin, come già spiegato, come potrete andare a vedere in altri miei video che ho già pubblicato, il Fajin ha sempre due forze, non è mai solo da un lato, c'è sempre due forze, una che va in una direzione e una che va nella direzione opposta. Per esempio quando Yan Shou Gun Chuan ho il pugno che va avanti, ma ho anche il gomito che va indietro, quindi le due forze sono opposte ed è questo che crea la forza, prima di tutto perché mi dà stabilità. Se vado con la forza solo da una parte mi sbilancio e invece da tutte e due le parti rimango stabile, e in più perché diciamo c'è il punto di vista marziale in cui ho due colpi in realtà, o col gomito e il pugno contemporaneamente, oppure posso prendere e tirare contro di me l'avversario, quindi la forza è sempre opposta. In questo caso qual è la parte, diciamo, opposta al Fajin? Questa va avanti, qual è la parte che va indietro? È il Ming Men. Il Ming Men
senza, diciamo così, esagerarlo. È una cosa, diciamo, corta e breve e piccola, però c'è, cioè la forza che va all'opposto è il wingman. Ok, quindi primo, poi le mani ruotano in dentro così, si rigirano in questo modo, un palmo voltato verso il basso, un palmo voltato verso l'alto, e questo va avanti e questa va verso l'alto e questa va verso il basso. Sono ancora due forze opposte, verso l'alto e verso il basso. Questo dobbiamo immaginarci come se tirasse e questo dobbiamo immaginarci come se colpisse qui verso la gola dell'avversario, no? Con questo, per esempio, un braccio tiro verso il basso, tiro il braccio verso il basso, e con questo vado verso l'alto e colpisco qui nella carotide, nella gola. Ok, quindi primo fagin, giro, le mani vanno verso l'alto, secondo, entrambe le volte c'ho questo, c'ho il tallone che tocca terra, ok? Quindi ok, giù, verso su, quindi vado, ruoto le mani e colpisco. Poi dopo la mano destra che è davanti fa il giro ed è coordinato con questa parte qui del corpo, col piede, così, giro attorno, finisco di ruotare il piede perché mi devo girare di 180 gradi, cioè alle spalle, così, vado così, completamente dall'altra parte, e quindi primo, secondo, giro, se necessario continuo la rotazione del piede, perché ruotarlo tutto alla prima volta è un po' difficile, invece vado, continuo la rotazione del piede, prendo con l'altro, e anche qui, mentre prima c'avevo il piede destro appoggiato sulla punta, adesso c'ho il piede sinistro appoggiato sulla punta, in questo caso solamente radico e chiudo. Quando diciamo chiudo, intendiamo chiudo tutto il corpo, cioè si chiudono le anche, si chiudono le spalle, si chiude il corpo. L'unica cosa che rimane verso l'alto è il bike way, quindi non è questo, ma è questo. Qui chiudo le anche, le spalle e le mani. Quindi, 上母七星，上母七星。Grazie dell'ascolto, non dimenticate di cliccare mi piace e di iscrivervi al canale dell'associazione. Per chi volesse maggiori informazioni su di me, sulla mia associazione e sui corsi che tengo in presenza a Imola, può visitare il sito www.associazionedaudg.it. Grazie.